Poco più di un mese fa ho portato l'unboxing dell'iPad che vedete alle mie spalle, ovvero l'iPad di 8ª generazione. Ebbene sì, oggi sono qui per parlarvi finalmente di lui. Rispetto all'iPad dell'anno scorso non è cambiato praticamente niente, tranne il processore, al posto di una 10 c'è una 12 e hanno aggiunto la ricarica veloce e il prezzo è rimasto invariato, infatti è sempre lo stesso. Secondo me, visto che hanno fatto così poche modifiche, avrebbero dovuto scalare il prezzo di 50 euro circa. Non mi soffermerò su tutte le specifiche hardware perché ci ho già realizzato un video l'anno scorso e tra iPad di 7ª generazione e iPad di 8ª generazione cambiano le cose che ho detto prima. Allora, il display è rimasto sempre lo stesso, ovvero un pannello retina da 10,2 pollici. Hanno migliorato ancora di più i colori. Per quanto riguarda invece i colori e i contenuti multimediali, comunque tutte cose da vedere nell'iPad, come ad esempio video su YouTube, video su TikTok, o guardare un film, guardare Netflix, va benissimo. Per questo utilizzo qua va benissimo. Certo, non avrà uno schermo top di gamma come un iPad Pro, ma appunto sono due fasce di prezzo diverse. Finalmente quest'anno, come ho detto prima, hanno aggiunto la ricarica veloce. Meno male che ora si ricarica in molto meno tempo in confronto all'iPad di 7ª generazione, che quando avevo l'iPad di 7ª generazione caricarlo era un parto, era veramente lentissimo. Rimanendo sempre in questo ambito, carissima Apple, siamo nel 2020, hai messo la tipo C in tutti i tuoi iPad, perché non hai messo la tipo C anche qua? Cioè, che ti costa mettere la tipo C su un dispositivo entry level, se si può dire così? Ormai ci sono anche tablet Android da 100 euro, certo fanno cagare, però almeno loro hanno la tipo C. Continuando a lamentarsi perché sempre quest'anno hai dovuto tenere i 32 GB. Il taglio di memoria da 32 GB è inutile. Secondo me dovresti essere partita da 128 e arrivare a un massimo di 256. Se avessi aggiunto la tipo C e avresti fatto queste due opzioni per il taglio di memoria, allora il prezzo invariato l'avrei capito. Comunque, secondo me nel giro di 3 anni l'iPad base avrà la tipo C, davanti avrà il design finalmente con i bordi squadrati e appunto l'impronta digitale finirà nel tasto di accensione. Non può rimanere con questo design vecchio per tutta la vita. L'esperienza di uso di quest'iPad è favolosa. Da quando possedevo già l'iPad di 7ª generazione non avevo problemi, non avevo rallentamenti, non avevo lag, freeze, comunque non avevo problemi di nessun tipo a livello di prestazioni. Andava già tutto fluidamente con appunto il modello dell'anno scorso. Poi quest'anno che hanno migliorato il chip, hanno messo un chip più moderno, la differenza tra quello vecchio e quello nuovo si nota di poco, però è sempre comunque tutto fluido, non si impalla, non succede niente. E non è solo grazie al chip, ma è grazie anche ad iPadOS. iPadOS è il sistema operativo degli iPad e ha veramente rivoluzionato questi dispositivi qua. iPadOS nell'iPad fa praticamente il 50% del lavoro. Vabbè, ci sono le solite cose, multitasking, gestione dei file migliorata, eccetera eccetera. Comunque, se volete sapere di più su iPadOS, circa qualche mese fa, quando avevo l'iPad di 7ª generazione, ci realizzai un video su iPadOS e ve lo lascio qua in alto nelle schede e sotto in descrizione. A livello di produttività l'iPad è il top, ci puoi prendere appunti a scuola, puoi scrivere, puoi utilizzarlo per guardare contenuti multimediali, puoi utilizzarlo per i social, puoi utilizzarlo per editare foto con Photoshop e Lightroom, puoi utilizzarlo per fare editing leggero, nel senso non è che da un iPad ti puoi aspettare di fare un editing, un cortometraggio, qualcosa di super professionale. Quello serve un computer, per quello servono programmi ben più sviluppati come ad esempio Premiere o Final Cut. Io ho provato due software di editing per l'iPad, ovvero LumaFusion e Adobe Rush. iPad non è iPad senza i suoi accessori, ovvero l'Apple Pencil e una qualsiasi tastiera, anche se consigliata la Logitech Combo o l'Apple Keyboard. Nell'80% dei casi questi due accessori qua vi serviranno, soprattutto se siete degli studenti. Io che porto ogni giorno il mio tablet, anzi portavo, ora siamo in media lezione, portavo comunque tutti i giorni l'iPad a scuola. Cosa che facevo? Portavo nella cartella l'iPad, la tastiera, il mouse, l'Apple Pencil e un powerbank nel caso mi fossi scordato di ricaricare l'iPad la sera prima. E avevo la cartella leggerissima in confronto a quando portavo i libri e i quaderni. Prendevo il mio iPad e facevo tutto con questi accessori qua. Era quindi un mini computer portatile. Fidatevi che l'esperienza d'uso e l'utilizzo dell'iPad con e senza accessori si nota un sacco. Cambia veramente tanto la vostra esperienza con l'iPad. A chi consiglierei un iPad o in particolare questo iPad qua?
Sinceramente lo consiglierei soprattutto agli studenti. Mi ha cambiato il modo di studiare, sono molto più organizzato negli appunti, prendo molto più appunti perché fare lezioni in questa maniera qua, con questi dispositivi qua, è più divertente, è più organizzato, sei più veloce degli altri in certi casi. Comunque hai praticamente il 90% dei pro se sei uno studente e devi comprare un iPad. Comunque ora che sono in video lezione il mio computer lo utilizzo per altro, tipo per scrivere e copiare i video, e intanto seguo la lezione dall'iPad. L'iPad potete utilizzarlo per scrivere email, per fare presentazione, tutto quello che vi ho detto prima, e quindi può sostituire nella maggior parte dei casi i notebook. Se voi dovete acquistare un notebook, vi fermo là, comprate un iPad se dovete fare un utilizzo classico, perché l'iPad è molto più fluido, funziona meglio del notebook, è anche più portatile e a lungo andare vi durerà più un iPad che un notebook. Se invece il notebook, sempre sulla fascia di prezzo dell'iPad di ottava generazione, dovete comprarlo per giochicchiare oppure per programmare, allora là vi capisco che comprate un notebook. Anche se io sinceramente sono riuscito a programmare senza problemi in HTML e in C dal mio iPad. Non è così semplice e scontato, ma le soluzioni si trovano. E niente, questo era quello che pensavo del mio iPad di ottava generazione. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto iscrivendovi al canale, lasciate un pollicione in su e scrivendo un commentino qua sotto. Presto vi porterò un altro video sull'iPad riguardante la scuola. Detto questo, da Andrea è tutto e ci vediamo alla prossima. Bella!